Ciao a tutti, sono Eugenio Massari, siamo nella pasticceria tradizionale Veneto a Brescia, con me c'è Dennis che è il capo pasticcere di questo laboratorio. Oggi siamo qui per parlare della pastiera napoletana, un dolce napoletano storico che ha conquistato il palato di tutto il mondo. È un dolce ben equilibrato che rappresenta la primavera, la rinascita, anzi siamo nel periodo dei dolci napoletani perché dietro stanno facendo le zeppole di San Giuseppe che tra poco è la sua festa e anche questo è un dolce di tutto rispetto. Iniziamo con Dennis, prepariamo il grano che è già precotto, mette il burro per dargli un po' di più di ricchezza e di cremosità, lo zucchero, il sale che aumenta la percezione dell'acidità e della dolcezza e il latte. Cuociamo su una piastra a induzione che il calore viene al 95% assorbito nel punto giusto che ci serve, in pochi minuti è cotto. Mettiamo già di partenza un baccello di vaniglia, che poi ne vanno aggiunti ancora degli altri, lo tagliamo a metà. La vaniglia rafforza anche gli altri aromi, è per quello che consiglio sempre di mettere una parte di vaniglia in qualsiasi prodotto aromatico, perché accentua l'aroma dell'arancia, del grano e della ricotta. Vediamo che comincia già a bollire, adesso dobbiamo farla raffreddare in velocità in un abbattitore di temperatura e lo portiamo a più 4 gradi. Il racconto della mia pastiera è l'occasione giusta per il lancio del libro originale gourmet Dolci, un libro che racconta la storia dei dolci tradizionali italiani. Qualche cosa che ne vale la pena leggerlo, non solo perché fa cultura, ma perché parla dell'Italia intera. Adesso Dennis vi darà la ricetta veloce della pasta frolla. Gli ingredienti sono burro, zucchero a velo, farina, uova, sale, baccello di vaniglia e limone. Procediamo mettendo il burro nella planetaria, zucchero a velo, gli aromi, vaniglia, la buccia di 1/3 di limone, il sale lo mettiamo nelle uova, lo mischiamo in modo tale che il sale si sciolga bene, inseriamo le uova nella bacinella, farina, giriamo a bassa velocità fino a quando otteniamo un impasto omogeneo. Spegniamo. Appogniamo in teglia. Una buona frolla, schiacciandola tra le mani, rimane compatta e non si rompe. Dopodiché la copriamo con un cellophane, la schiacciamo bene e la mettiamo in temperatura positiva a più 4 gradi fino a domani. Il giorno seguente stendiamo la frolla all'altezza di 2,5 mm, poi procediamo a tagliare il nostro disco e le strisce per ultimare il dolce. Ora Dennis metterà la frolla all'interno di una teglia teflonata. È una frolla fatta col burro. Il burro
organoletticamente uguale allo strutto, soprattutto se lo strutto è plastificato ed è odorato, hanno le stesse caratteristiche, ma per un discorso di una moltitudine di etnie che abbiamo sul territorio nazionale, preferiamo usare il burro che tutti lo possono mangiare senza esclusione a nessuno. Adesso Dennis ha finito di foderare la tortiera, non la facciamo molto alta perché la cottura si prolunga in eccesso. Noi guardiamo tutti i particolari per fare un dolce che tecnicamente deve essere quasi perfetto. Di perfetto umano non c'è nulla, ma quasi perfetto sì. Ora si parte col ripieno. Allora mette nella planetaria la ricotta. A Napoli la ricotta deve essere di pecora. Noi usiamo una ricotta vacina per il semplice motivo che anche qua il gusto della ricotta di pecora è molto forte, molto strong e tanti non lo mangiano proprio perché c'è questo gusto molto forte. Lo zucchero. E fa girare per rendere la ricotta quasi cremosa. Qua abbiamo il grano raffreddato nell'abbattitore di temperatura, pronto per iniziare il ripieno globale. Ora sta grattugiando il limone, lo grattugia così perché vede quello che fa e domina la scorza. Se lui lo grattugia al contrario non vede quello che fa. Mettiamo della fior d'arancio o del Nerolit come preferite. Questo qua, se è una goccia, probabilmente non basta. 2 potrebbe essere un'esagerazione, ma 2 sono giuste in questo caso. Prima, quando abbiamo cotto il frumento, è stata messa 2 metà di bacelli di vaniglia. Adesso ne ho messo uno intero ancora. Il bacello di vaniglia, per essere aromatico, deve essere lungo minimo 18 cm. Se è più corto, ha il gusto aromatico del legno e non della vaniglia. Bene, incominciamo a completare il ripieno. Mette il grano già cotto e aromatizzato, i cubetti d'arancia candita, che normalmente sono 10x10, noi lo riduciamo perché abbiamo più uniformità di gusto. Ricordate che la pastiera, per avere un gusto generalmente distribuito uniformemente, impiega dalle 24 alle 48 ore per avere un gusto omogenizzato. Non si mangia mai la pastiera calda appena fatta, si mangia dopo 48 ore. L'uovo va pian piano appena è mescolato il tutto. Se non avete la macchina planetaria, fate a meno di andare in palestra e usate un frustino. Ecco la nostra crema. Come vedete, le scorze d'arancia tagliuzzate si distribuiscono uniformemente su tutto il dolce. Ora Dennis, per completarla, metterà 7 strisce e ogni striscia rappresenta un ingrediente. Vuol dire che abbiamo 7 ingredienti all'interno. Le strisce sono appena uscite dal frigorifero, che è più facile stenderle dritte, senza avere la frolla che appiccica alle dita.
Ora il dolce va in forno 40 minuti a 170 gradi, valvola aperta. E qua i tempi e le temperature sono un po' empiriche, perché noi abbiamo dei forni professionali. Se li fate in un forno da cucina può variare anche da 10 minuti a una temperatura più alta, oppure i 170 gradi in un forno da cucina vi può bruciare la frolla. Sta al buon senso per ottenere un prodotto corretto. Ora la torta è cotta e già raffreddata. Come vedete la cottura è uniforme. Sfruttiamo il bordo con un po' di zucchero a velo perché il bianco porta luce, è un dolce augurale e la luce serve. Cari amici, siamo arrivati alla fine, la nostra pastiera è pronta, è solo da mangiare. Quando si fanno i saluti c'è sempre un po' di nostalgia per il semplice motivo che il tempo sembra sempre troppo breve. Comunque auguro a tutti voi buona Pasqua, un grande abbraccio a tutti e arrivederci al prossimo incontro. Chissà, un altro dolce nascosto nei meandri della memoria trionferà non solo con me, ma anche nel libro che vi è stato proposto. Ciao!